Lautaro Martinez è stato un giocatore molto importante nella gestione Scaloni dell'Argentina ed è stato un peccato quando al Mondiale 2022 si è presentato un po' acciaccato e in effetti l'Argentina ha vinto, ma il Mondiale di Lautaro non è stato spettacolare. Quindi c'era tanta aspettativa su questo Mondiale al quale Lautaro si è presentato tirato a lucido, si è presentato da capocannoniere della squadra campione d'Italia di cui è anche capitano ed è stato decisivo anche in semifinale, non solo in semifinale, perché ha fatto un buon mondiale, pur accettando in alcune partite questo ruolo di super sub. E allora, arrivati alla finale, non puoi tenerlo fuori così, non può rimanere fuori così Lautaro Martinez. Ne abbiamo parlato anche nel club di Passione Inter, lo stavamo dicendo un pochino tutti, restare fuori per tutta la partita, anche per una questione di rispetto di quello che è stato il percorso anche che Lautaro Martinez ha fatto con te nella tua Argentina. È una scelta, quella di Scaloni, dettata da errori nella formazione iniziale e intoppi che ci sono stati dentro la partita, ma che francamente non ho compreso molto. Detto che forse dall'altro lato Lautaro Martinez si è un po' scansato un fosso, nel senso che l'Argentina che ho visto contro la Spagna è stata un'Argentina imbarazzante, francamente, per quello che è il livello di una finale di un mondiale. E come dicevo, prima della finale tutte quelle rimonte, tutte quelle vittorie di rincorsa alla fine ti tolgono poi delle energie e infatti era un'Argentina abbastanza cotta che ci ha messo sì la solita garra, le solite cose d'Argentina, ma c'è stata anche tanta mancanza di lucidità, praticamente non hanno visto la palla e Lautaro Martinez doveva giocare ma non so se poi avrebbe avuto effettivamente i rifornimenti per poter fare qualcosa, anzi forse sarebbe rimasto isolato tra le maglie della Spagna e anche lui sarebbe finito per fare un po' l'ectoplasma come gli altri compagni di squadra. Detto che ci fosse stato Lautaro su quell'ultimo pallone in area di rigore, chissà come sarebbe andata, ma ora sono molto curioso di capire come reagisce Lautaro, come rientrano in generale i nostri interisti dal mondiale, perché Çalhanoğlu con la sua Turchia è stata forse una delle grandi delusioni, la Turchia appunto. Bonni così così con la Costa d'Avorio, Akanji invece direi bene con la sua Svizzera, hanno fatto il loro anche un risultato abbastanza storico per la Svizzera. Sucic è quello forse che arriva più in rampa di lancio dopo questo mondiale, anche per quella che è stata la stagione con l'Inter, mentre Thuram e Lautaro escono un po' abbattuti per motivi differenti, ma comunque ecco sicuramente non felicissimi per come è andato il mondiale. Li aspettiamo in ritiro più avanti. Intanto in Germania invece è arrivato il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, che in questo momento è al centro dell'attenzione perché ci aspettiamo delle novità di mercato magari già nelle prossime ore. E allora ne parliamo in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito come sempre a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter, qui in alto il QR code da inquadrare per entrare nella nostra grande community con interisti da tutto il mondo, dove stasera, come ogni lunedì dalle 22, chiamata vocale dove voi aprite i microfoni e ci facciamo 4 chiacchiere insieme su tutti i temi caldi del mercato e non soltanto, perché poi ieri vi ho portato un contenuto qui sul canale dove stavo parlando dei talenti che si possono mettere in mostra in questa prima fase del ritiro. Ho fatto un punto anche su Aleksandar Stankovic e non solo, e in moltissimi nei commenti mi hanno detto no, parliamo di mercato, facci sapere di mercato, vogliamo parlare di mercato. E allora, siccome sono qui per rispondere alle richieste dei tifosi, mi sono confrontato soprattutto con dei colleghi giornalisti con cui ci teniamo sempre in costante aggiornamento, dei colleghi di cui ho stima e che ritengo affidabili, e abbiamo fatto una panoramica su quello che possiamo aspettarci, visto che appunto con l'arrivo di Piero Ausilio oggi si apre una settimana importante per il mercato dell'Inter. E la sensazione condivisa ad oggi qual è? Che siamo entrati letteralmente in una nuova fase del mercato dell'Inter, in cui dopo i casi mediatici per Palestra prima e Kalaili poi, c'è adesso un lavoro che va un po' più dietro le quinte. Detto che l'Inter di fatto, come ho sempre ricordato, pubblicamente si era sbilanciata solo su Palestra e Kalaili, ma quando le cose sembravano appunto fatte, non è che ci sono stati enormi proclami poi smentiti dai fatti, eccetera. E avrete letto, avrete visto probabilmente anche i video in cui Ausilio si dice sereno in questo momento ed effettivamente comunque dentro l'Inter chiunque provi a sentire non è che ci sia così quella confusione, ecco, di cui tanti parlano sui social, confusione che magari
è legata più che altro al fatto che i giornali stanno sparando 180 nomi differenti e tanti siti, tanti social magari si fidano della fonte turca dell'amico cugino che su X ha scritto questa cosa e questo crea tantissimo rumore che all'interno dell'Inter in realtà non c'è. C'è sicuramente da riorganizzare alcune cose, nel senso che una volta saltato Kalaili su cui stavi facendo un tipo di investimento, dopo che avevi previsto un altro tipo di investimento per palestra, si deve rivedere inevitabilmente il piano del mercato e lo stanno facendo tenendo in considerazione anche le valutazioni che fa Christian Chivu, chiaramente. L'idea, da quello quindi che sappiamo in questo momento, rimane comunque quella di fare un investimento sull'esterno. Quindi per il momento l'opzione di ripartire da Luis Enrique Diouf è un'opzione che viene vista come, diciamo, come soluzione emergenziale, cioè se non troviamo il profilo giusto senza strapagare, sottolineiamo questa cosa, senza strapagare, potremmo ripartire da quello che abbiamo adesso, più magari la questione Perisic di cui vediamo dopo, ma altrimenti, ecco, l'intenzione è quella di andare a cercare l'esterno alle condizioni giuste. Prendere un giocatore quindi che ritengono forte e affidabile e provare, soprattutto questa è l'idea attuale, ad averlo magari già per l'inizio della seconda parte di questo ritiro estivo, di questa tournée estiva, perché si partirà per Hong Kong e l'idea è quella di avere quindi già ad Hong Kong questo nuovo laterale che quindi dovrebbe essere fatto nel giro di 8-10 giorni. Queste sono le tempistiche. In questo senso, attenzione all'asse con il Tottenham, perché Spence piace, lo abbiamo visto al mondiale e adesso ci arriveremo. E è vero che ci sono stati contatti in questi giorni, si è parlato anche di Romero, a quanto pare, e sappiamo che a quanto pare anche lui lascerà il Tottenham, quasi certamente. Ad oggi le valutazioni che fa il Tottenham sono elevatissime, perché in Inghilterra continuano a parlare di 50 milioni di euro per Romero, che è stato tra i migliori difensori del mondiale. Per Spence, invece, ogni giorno che passa si aggiungono un paio di milioni, visto che dalla partita con la Norvegia in poi è stato un crescendo il mondiale dell'esterno del Tottenham, appunto, con la maglia dell'Inghilterra. Spence, lo abbiamo visto, non so che idea vi siete fatti voi, io ne ho già parlato anche in diretta, è un giocatore che in Serie A può fare molto bene per quelle che sono le sue caratteristiche, sia in fase offensiva che in fase difensiva. È vero che ha pochi gol e assist, ma nell'Inter sarebbe un'altra cosa. Sopra i 40 milioni di euro stai sfiorando, se non superando, il limite dello strapagare un calciatore, però per un giocatore che va per i 26 anni, che è vero, è giovane ancora nel suo picco, ma sopra i 40 milioni di euro per quello a cui ci ha abituati l'Inter, stai andando verso lo strapagare un calciatore. Romero è un giocatore che invece ti alza subito il livello della difesa e questo è fuori da ogni dubbio, e te lo fa per i prossimi 4-5 anni, è fuori discussione questo, un giocatore che ha 28 anni compiuti da poco, leader dell'Argentina che arriva in finale al mondiale, nonostante la stagione pessima del Tottenham resta un difensore di livello top mondiale. Tutti e due dubito fortemente che l'Inter possa prenderli dal Tottenham, però potrebbe essere interessante capire quali saranno gli sviluppi che arriveranno dal meeting in programma con il Tottenham entro questa settimana, ecco, perché se si apre uno spiraglio per Romero a delle condizioni a cui l'Inter può arrivare, e c'è la possibilità di fare un extra budget sul difensore, come invece avevi previsto di fare su Palestra, sarebbe un segnale interessante, sarebbe un segnale anzi molto forte da parte dell'Inter, perché un giocatore di 28 anni che non credo che tu andrai a prendere per poterlo poi rivendere nel prossimo futuro, ci stai facendo eventualmente un investimento che ha un forte senso sportivo innanzitutto, cioè il tipo di investimento che molti tifosi secondo me giustamente si aspettano per alzare il livello dopo una stagione in cui hai vinto, hai trionfato. Però ecco, io faccio molta fatica a credere che oggi l'Inter possa aggiungere un altro ingaggio molto pesante lì in difesa, mantenendo anche Pavard, un Pavard che in questi giorni tutti segnalano molto impegnato, che sta cercando, ecco, di meritarsi la conferma, come ha fatto capire anche lui rispondendo ai tifosi. Se si prende la conferma Pavard, io continuo a credere che sia soprattutto perché non sono arrivate offerte, parliamoci chiaro, perché Pavard abbiamo capito che è fuori dai piani. C'è chi dice che con Pavard si potrebbe riaprire anche l'occasione Stones a parametro zero, l'ex Manchester City che ti va a completare il reparto. Anche qui, come dicevo l'altro giorno, come era stato a Akanji l'anno scorso, questi nomi più pesanti come Stones o Romero sono comunque legati ad un addio là dietro, in primis di Pavard,
oppure altri a sorpresa eventualmente. Altrimenti aggiungere questi profili così ingombranti, con delle condizioni contrattuali anche pesanti a quello che c'è già, mi sembra difficile. Quindi vediamo cosa può succedere eventualmente su altri. Occhio sempre tra l'altro a Carlos Augusto, che si deve ancora sbloccare il tema del rinnovo di contratto. Altrimenti è molto più probabile l'investimento su un giocatore da valorizzare. Io facevo i nomi, per esempio, l'altro giorno, giusto per dare l'idea del tipo di profilo di Thiago Gabriel del Lecce o ad esempio Troilo del Parma, per avere un po' un profilo, un tipo di profilo da considerare. Poi l'esterno resta comunque un investimento da fare, perché come detto Chivu lavora sempre su Diouf e Luis Enrique. Chivu ha dimostrato anche che sa lavorare con quello che gli viene messo a disposizione, però ecco, dargli qualcosa che va più incontro alle sue richieste una volta sarebbe l'ideale secondo me. Perisic continua ad offrirsi. Abbiamo saputo anche che gli agenti di Perisic hanno fatto capire che il PSV Eindhoven questa volta lo libererebbe in maniera piuttosto agevole rispetto a gennaio in cui invece hanno fatto le barricate. Quindi penso che l'Inter l'idea Perisic se la terrà lì in caldo, sa che lui verrebbe di corsa, sa che il PSV Eindhoven lo può liberare. E questo sarà un'idea da sviluppare in base a quelle che saranno le altre operazioni di mercato e soprattutto in base a quelli che saranno gli sviluppi in uscita, perché bisogna anche pensare di piazzare qualcuno. Noi continuiamo a dire bisogna prendere questo, bisogna prendere quell'altro, ma al momento sono usciti i parametri zero. È vero, è uscito Dumfries, ma soprattutto a centrocampo, per esempio, c'è un'abbondanza enorme, perché l'idea è di arrivare ad un reparto con 7 centrocampisti. Condivido anche lo schermo con la nostra rosa che teniamo sempre aggiornata, quindi 2 giocatori per casella intercambiabili nei vari ruoli, più uno che possa fare anche qualcosa di differente. E quindi 7 profili per arrivare a Curtis Jones, che rimane comunque il sogno di Christian Chivu. Bisogna togliere Aslani, Frattesi e anche quel Massolen che stiamo valutando adesso in ritiro, lo vedremo domenica nella prima amichevole. Quindi è un bel cantiere aperto dove capisco perfettamente che sarebbe meglio avere tutti insieme fin da subito i nuovi arrivati, ci puoi lavorare fin dall'inizio dell'estate e vai avanti con quelli. Anch'io speravo in qualche rinforzo di alto livello immediato, non solo per gettare le basi da un punto di vista tecnico, ma anche per accendere ancora di più l'entusiasmo dei tifosi, perché da quanti mercati mi seguite, da quante sessioni di mercato vi dico che spero che arrivi un giocatore almeno che possa dare quell'entusiasmo al tifoso che serve, secondo me, comunque anche in una sessione di mercato, e quindi lavorare su questo per portarsi avanti anche nell'idea di creare un gap sempre più importante con le rivali. E nel momento in cui non sei riuscito a fare questa cosa con Palestra, con Carlisle all'inizio del mercato, so che non è la soluzione ideale e ottimale, ma visto che il mercato va a fasi, vive varie fasi con vari momenti differenti, ecco, aspettando il momento giusto si può anche cogliere un'occasione come era stata per esempio a Cangi l'anno scorso, un'occasione con cui in Italia, l'hai visto, fai la differenza, perché giocatori alla Cangi presi così fanno la differenza. E allora non butti i soldi, magari, ma puoi ritrovarti comunque ad alzare l'asticella se sai indovinare il timing giusto per andare sulle operazioni. Per cui bisogna avere anche un po' di pazienza in questa fase di capire, di vedere come si muove il mercato post mondiale, che si è appena concluso, fermo restando quello che ho detto sulle ambizioni dell'Inter, chiaramente. Servirà qualcosa in più, però sul fronte cessioni, evidentemente, perché c'è potenziale e c'è spazio per costruire una rosa, che sia ancora più forte, anche dell'anno scorso, però se ti tieni troppe zavorre, ecco, il margine di manovra è molto risicato e molto difficile. Quindi, fermo restando che io continuo a dire che confido nel fatto che l'Inter 26-27 sulla carta sarà più forte dell'Inter 25-26 e l'Inter partirà comunque in prima fila in Italia, è il momento di agire sì, ma senza farsi prendere secondo me dall'idea di strapagare i giocatori, a meno che tu non sia convinto, ecco, che quel giocatore ti alzi veramente il livello della squadra, come ci auguriamo di fare, ecco. Fatemi sapere che ne pensate. Vi aspetto nei commenti, così stasera in diretta ci analizziamo, vi leggo e ne parliamo tutti insieme. Vi lascio intanto senza voce, che quest'aria condizionata mi sta distruggendo, ma vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.